Ciao amici e bentornati sul canale. In questo video andremo alla scoperta di Este, una tranquilla cittadina medievale che si trova a 2 passi dai Colli Ugani, in Veneto. Este si visita in mezza giornata ed è quindi l'ideale per trascorrere una tranquilla domenica pomeriggio o magari può essere un punto di partenza per scoprire il territorio circostante. Sono partito un po' a caso nella mia esplorazione e dopo aver attraversato i bellissimi portici che ricordano un po' Bologna, mi sono ritrovato nella piazza del municipio. Dove era in corso una manifestazione delle associazioni. La torre civica di Este, comunemente detta Porta Vecchia, è una costruzione di fine Seicento che per la sua posizione e il suo aspetto imponente e scenografico richiama facilmente l'attenzione. Possiamo considerarla insieme al castello il monumento simbolo di Este. La torre è stata completamente restaurata, però è un peccato che non sia visitabile, infatti l'ho trovata completamente chiusa. Vicino alla torre civica ho potuto scoprire la chiesa di San Rocco, una chiesa minore sconsacrata nel periodo napoleonico ed utilizzata dal comune per esposizioni ed eventi culturali. Ho continuato la mia esplorazione in direzione di Piazza Trieste, dove si trova l'obelisco dedicato a Garibaldi. Sono arrivato poi al Duomo di Santa Tecla, che è la chiesa più importante di Este ed è anche il più antico luogo di culto cristiano della città. La sua fondazione risale probabilmente al IV-V secolo d.C., quando sui resti di un preesistente edificio pagano venne costruita la chiesa dedicata a Santa Tecla, vergine martire originaria dell'Anatolia. L'attuale struttura di impianto barocco racchiude al suo interno un gran numero di opere d'arte, tra cui 2 capolavori settecenteschi, la palla del Tiepolo che si trova vicino all'altare e la composizione del Corradini, una bellissima scultura di marmo. Purtroppo un forte terremoto avvenuto nel 1688 danneggiò gravemente la chiesa abbaziale e per ragioni di sicurezza si rese necessaria la sua completa demolizione. L'opera di ricostruzione coinvolse tutta la cittadinanza e grazie all'architetto veneziano Antonio Gaspari si progettò un'opera unica nel suo genere. La straordinarietà dell'impianto barocco è costituita dall'orientamento perfettamente convergente degli assi di tutte le cappelle e degli altari verso il centro della pianta ellittica della navata. All'interno di questa chiesa troviamo la seconda patrona della città. È la coraggiosa principessa che all'inizio del 200 lasciò la corte della sua potente famiglia per consacrarsi a Dio. Beatrice I d'Este iniziò ad essere venerata subito dopo la sua morte prematura e il culto popolare proseguì con continuità per secoli. Una delle prove della sua santità è considerata il ritrovamento del suo corpo incorrotto, oggi esposto all'interno di un'urna di cristallo nel secondo altare a destra del Duomo. Ogni anno, in occasione della ricorrenza della morte avvenuta il giorno 10 maggio, vengono esposti gli oggetti e i paramenti appartenuti alla Beata Beatrice. Scrivimi sotto nei commenti se ti piace visitare questi posti sacri oppure se la trovi una cosa noiosa. Infine, consiglio di visitare il Museo Testino, un importante museo archeologico nazionale, e vi lascio qui sopra la scheda del video, ma potete trovare il video completo nel mio canale YouTube. Ho fatto anche una bellissima passeggiata ai giardini pubblici di Este, inaugurati nel 1915, ricchi di essenze arboree e piante secolari, e di una bellissima fontana. Potete salire fino al castello Carrarese, acquistato dal comune di Este nel 1887, e poter vedere ciò che è sopravvissuto fino ai nostri giorni.
Il mastio è molto bello, ma purtroppo anche questo non l'ho trovato visitabile, non riesco a capire il perché. I giardini sono molto frequentati in estate per fuggire dal caldo torrido della città e all'interno di questo posto vengono organizzati numerosi concerti con artisti internazionali. Il castello che domina la città di Este è costituito da grandi torrioni e da una poderosa cinta muraria lunga circa 1 chilometro. Questo dimostra il ruolo di primaria importanza che il territorio estense rivestì in epoca medievale. È chiamato Castello Carrarese perché la configurazione attuale del castello risale al 1339, anno in cui Ubertino da Carrara, signore di Padova, decise di riedificarlo nelle forme che ancora oggi vediamo. Questi giardini pubblici sono aperti fino alle ore 23 e all'interno, oltre che un bar, sono presenti dei servizi pubblici gratuiti. Sono rimasto molto colpito da questa piccola città, un posto a livello storico sicuramente da visitare e da non perdersi assolutamente. Spero che questa mia piccola esplorazione di Este vi sia piaciuta, ricordate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per l'uscita di nuovi video e per sostenere il canale, lascia un like se il video ti è piaciuto, io ti do appuntamento al prossimo video, ciao!